Questo è Giochi senza frontiere. Conduttori storici di Giochi senza frontiere, benvenuti, che bello, ma che meraviglia tornare indietro nel tempo a una trasmissione che tutti noi da bambini abbiamo amato, è vero o no? Vi ricordate Giochi senza frontiere? Voi siete stati in periodi diversi conduttori, diciamo, storici, come ho detto, vi furono anche Enzo Tortora, lo ricordiamo, Giulio Marchetti, Milli Carlucci, Claudio Lippi, eccetera. Noi la vedevamo, Renata Mauro. È vero, noi la vedevamo in bianco e nero, l'emissione però era già a colori. Quante edizioni avete condotto? Dunque, non abbiamo mai lavorato assieme, no. Però fra lei e me abbiamo fatto 181 puntate, che è una cosa... Incredibile. Ognuno di noi... un po'. Ma senti, ma chi erano i pazzi che inventavano tutti quei percorsi e quei giochi? Popi per anni. Il pazzo era uno solo ed era una persona fantastica che non inventò solo Giochi senza frontiere. Pensate che inventò veramente Giochi senza frontiere, perché Giochi senza frontiere arrivava da un'idea di Campanile Sera. L'autore era Popi Perani, i francesi vennero in Italia, presero i copioni di Campanile Sera e inventarono Giochi senza frontiere. Nel 64 l'Italia cominciò a partecipare nel 65. Per cui la mente era sempre la sua, quella del grande Popi Perani. È vero. E poi se pensate appunto come era avanti questo programma rispetto a poi quello che è successo dopo con l'Unità in Europa. C'è qualche aneddoto che vi ricordate di quel programma? Quanto tempo avete? Beh, immagino. Ad esempio, Antonella, devi sapere che fui catapultata letteralmente nella trasmissione e allora tutti quanti erano preoccupatissimi, dicevano la fate emozionare, non riempite la testa di nozioni. Così io andai in onda in diretta in Eurovisione, vedo un signore con un grande cartello, dico ma che carino, ma che cos'è? Cioè questo è il jolly, dico che vuol dire? È che raddoppiano i punti, la squadra che gioca, zac, mi mettono in onda e io, ecco il jolly, spiego tutto quanto, eccetera, avevo rischiato di fare una buca. Incredibile. Allora iniziò tutto, pensate come ha ricordato Benedetto Randella, nel 1965. Rinfreschiamoci un po' la memoria. Il sole a Ischia è implicito, quasi come una bronchitella a Cinè. E fanno l'ingresso alle squadre. A testa con l'ungherese che si dà da fare. Ed è caduto per primo l'avversario degli italiani. Beh, adorati dai grandi e dai bambini, Giochi senza frontiere, i conduttori cambiavano, ma gli arbitri no. Erano sempre loro, i gemelli terribili, Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi, ve li ricorderete sicuramente. No, certo. Vi ricordate? 3, 2, 1... 3, 2, 1... Ecco qua, chiusi in una gabbia, i nostri simpatici amici Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri, eccoli qua che fanno il loro ingresso. Attenzione, 3, 2, 1... Dobbiamo fare ripartire la Svizzera perché la valanga è partita con un secondo di anticipo. Giustissimo. I due super arbitri internazionali, che sono dei due, Gennaro, e questo è Guido Pancaldi.
Guido Pancaldi saranno i due giudici. Credo che fra tutte le peripezie che hanno dovuto affrontare in questi 15 anni di Giochi Senza Frontiere, beh, questa ci voleva proprio. We say it for the British commentators, we did not count the last one because the kangaroo was already catched. Attention, attenzione, 3, 2, 1. 3, 2, 1. L'applauso va anche a Gennaro Olivieri, che purtroppo non c'è più, di questi gemelli terribili, fratelli made in Swiss. Ma che meraviglia avere qui Guido Pancaldi con noi, con tanto di fischietto, perché naturalmente è incorporato il fischietto. Senti, ma come è iniziata quell'esperienza? Come iniziò che voi foste arbitri di questi Giochi Senza Frontiere? Non è che voi facevate l'arbitro di professione, no? No, certo. Perché? Sapevamo pattinare e per via delle lingue. Esatto. Ah, perché sapevate le lingue, giustamente essendo svizzeri conoscono molto di più. Allora, siccome abbiamo qui Ettore Andenna, Lava Udetti, il grande Guido Pancaldi, sapete cosa facciamo? Diamo la reclama e poi facciamo una manche di Giochi Senza Frontiere. Siamo veramente pazzi.